Ciao, sono Fabrizio da Lisera. Oggi sto testando questo nuovo microfono che ho appena preso. È un Electro Voice R20, un microfono storico. Sto cercando piano piano di costruirmi un piccolo home studio, anche se questo è un garage, quindi anziché home studio, cos'è? Garage studio? Non lo so. Voglio condividere con te oggi delle cose che secondo me possono esserti utili se stai pensando di investire in una strumentazione professionale per poterti registrare senza spendere delle cifre astronomiche. Ma intanto, sigla. Come ti dicevo, ho deciso di prendere questo microfono, l'R20, per iniziare a costruirmi il mio home studio. Perché parto dal microfono? Perché voglio condividere con te queste mie esperienze, poiché in passato ho fatto degli errori ovviamente a mie spese, e spero che questi video possano aiutare te a non farli. Ti dico anche per onestà che sono un musicista, non sono un fonico professionista, e questo va premesso. Ho fatto delle registrazioni, delle cose che degli amici miei fonici, anche bravi, mi hanno, mi hanno detto però non te la cavi poi così tanto male per essere un non fonico di mestiere, però non sono un fonico di professione, ecco, questo voglio dirtelo per trasparenza. Perché parto dal microfono? Perché il microfono è in assoluto la cosa, secondo me, che è più importante. Allora, è ovvio che se hai una scheda scadente, una scheda audio o dei pre-scadenti suona male anche un buon microfono, però è anche vero che un pessimo microfono suona male in qualsiasi pre, ed è anche vero che un microfono costa mediamente meno di una scheda audio. Se tu investi in un buon microfono è una cosa che ti ritroverai negli anni, perché è difficile che anche se tu oggi mettiamo, non so, oggi compriamo la scheda migliore sul mercato, comunque una delle migliori, è difficile che possa durarci 10, 15, 20 anni. Oddio, la vedo proprio impossibile. Mentre un microfono può anche durare 20, 30, 40 anni, ovviamente dipende dal modo in cui lo tratti, se fai una manutenzione, eccetera.
Questo qui, il microfono Electro Voice R20, è un microfono dinamico cardioide ed è un microfono usatissimo, usatissimo, che mi sento di consigliarti perché allora sui fiati va veramente benissimo, ti dà un suono naturale ottimo, puoi avere una resa professionale, va benissimo sulla voce anche, ovviamente dipende dal tipo di cantante, però per dirti è un microfono che ha usato Stevie Wonder per tutti gli anni 70, funziona benissimo sulla gran cassa della batteria, sugli amplificatori per la chitarra, quindi secondo me è un microfono, a parte io l'ho preso ovviamente perché sono un sassofonista, però se dovessi consigliarti un microfono con cui fai un po' tutto ad una spesa non proibitiva, ti consiglio questo qui. L'unico problema che può avere questo microfono, ti dicevo, è che essendo un microfono dinamico rispetto ad un microfono a condensatore ha bisogno di più gain del tuo pre. Allora, per quanto riguarda la registrazione del sassofono, l'ho fatta con la mia Apollo Twin, stavo diciamo a ore 2, quindi avevo una marea di altro gain disponibile, non ho usato nessun cloud filter, nessun booster a monte, quindi secondo me vai bene a patto che la tua scheda abbia un po' di gain, magari ecco, informati su questo, guarda quanti gain ha la tua scheda audio. Potresti essere in difficoltà perché alzando tantissimo il gain inevitabilmente alzerai anche il rumore. Adesso invece ho fatto una prova, adesso poi riascolterò dopo nel video, ho utilizzato questo che è uno Zoom H4n, che è un registratore che sicuramente ha molto meno gain dell'Apollo, quindi voglio ascoltare dopo se dovessi sentire qualche fruscio o qualcosa adesso dipende da questo test. Ho voluto apposta provare a mettere in crisi questo aspetto qui utilizzando un registratore con poco gain. Perché ho scelto un microfono dinamico? Perché il microfono a condensatore prende tantissimo la stanza e gli strumenti circostanti, quindi se tu ti trovi come me in un garage oppure a casa tua in una situazione in cui non hai una stanza trattata, magari hai delle riflessioni dentro, magari hai in lontananza il rumoretto della ventola del computer che gira, eccetera, il microfono a condensatore ti catturerà anche i limiti della tua stanza, cosa che questo microfono, devo dire, invece mette molto molto in secondo piano. Ecco, questi qua sono i miei dischi, scusate se sono un po' autocelebrativo, però d'altronde i dischi sono un po' come i figli, no? Quindi le foto dei figli si espongono in camera. Allora, questo qui è Mr. Job Hopper, il primo, questo è Trisonic, il secondo, e questo qui, no scusate, il terzo, e questo qui è il secondo Crosting insieme a Max Ionata. Quando ho registrato questo disco qui, quindi Trisonic con Pietro Ciancaglini ed Andrea Nunzi, abbiamo deciso di fare anche un live in studio. Ah, poi c'è anche questo. Beh, avrei voluto registrare questo, a dire la verità, però non è andata così. Quando abbiamo deciso di registrare un live in studio di questo disco, proprio il fonico mi ha consigliato, guarda, se non volete utilizzare le cuffie per fare una cosa più live, ti consiglio questo microfono, l'R20, perché vedrai che ci darà pochissimi problemi di rientro. Ed in effetti è stato così. Voglio farvi ascoltare quindi questo brano in studio insieme a Pietro Ciancaglini ed Andrea Nunzi. Il brano si chiama Bianca Swalls, a proposito di figli è dedicato a mia figlia Bianca, e Pietro e Andrea sono dei super musicisti con cui ho avuto la fortuna di registrare, hanno collaborazioni dal calibro di Bob Minzer, Joe Chambers, Lee Konitz, Joe Lovano ed altri. Vi faccio ascoltare Bianca Swalls, buon ascolto, ci vediamo la prossima settimana al prossimo video. Ciao!